Il gerundio. Nel video spiego che cos'è e come si usa il gerundio in italiano. Questo video è una risposta a 2 richieste che ho ricevuto nei commenti. In particolare Claudio mi aveva chiesto di spiegare il gerundio in generale, mentre invece Mehdi, spero di aver pronunciato bene il suo nome, mi aveva chiesto di spiegare come si usano i pronomi con il gerundio. Quindi ho deciso di prendere 2 piccioni con una fava e di spiegare il gerundio in generale e, in particolare, come si usano i pronomi con il gerundio. Prendere 2 piccioni con una fava fondamentalmente significa ottenere 2 risultati con un'azione. Tra parentesi, quando ero giovane ho fatto un video su questa espressione idiomatica. Non vi dico di andare a guardarlo perché comunque il video fa cagare. Però vabbè, se proprio... Però se proprio vi interessano altri esempi con l'espressione prendere 2 piccioni con una fava, potete dargli un'occhiata. Allora, facciamo così. Prima spiego un attimo che cos'è il gerundio e poi facciamo alcuni esercizi insieme. Allora, il gerundio è un modo verbale che mette un'azione in rapporto con il verbo della frase principale. Il rapporto può essere di causa, di tempo o di modo. Per esempio, io potrei dire: non avendo la macchina, spendi di meno. Avendo è un gerundio. In particolare, in questo caso, in questa frase, il gerundio indica un rapporto causale, quindi un rapporto di causa. Cosa significa non avendo la macchina spendi di meno? Significa visto che non hai la macchina spendi di meno. Quindi il gerundio in questo caso indica il motivo. Allo stesso modo, se io dico avendo 3 figli ti posso capire, cosa significa? Visto che ho 3 figli, cioè poiché ho 3 figli, ti posso capire. Quindi anche in questa frase il gerundio indica un motivo, una causa. Prendiamo invece la frase: tornando a casa ho incontrato Marco. Cosa significa? Mentre tornavo a casa ho incontrato Marco. In questa frase il gerundio non indica una causa, ma indica un rapporto temporale. La cosa indicata dalla frase principale, cioè ho incontrato Marco, è successa mentre stavo facendo la cosa indicata dal gerundio, quindi mentre tornavo a casa. Tornando a casa ho incontrato Marco. Prendiamo invece la frase: ho risolto il problema parlando direttamente con Laura. In questo caso il gerundio, cioè parlando, non indica né una causa né un rapporto temporale. In questo caso il gerundio indica un modo, specifica come ho fatto la cosa indicata dalla frase principale. Quindi come ho risolto il problema? Ho risolto il problema parlando direttamente con Laura. Un altro esempio potrebbe essere questo: ho completato il lavoro prestando molta attenzione ai dettagli. Anche in questo caso il gerundio indica un modo, cioè come ho completato il lavoro. Tenete presente che in alcuni casi queste distinzioni, cioè tra causa, tempo e modo, non sono sempre chiare, quindi il gerundio potrebbe essere, per così dire, ambiguo. Per esempio, potrebbe riferirsi contemporaneamente a un rapporto temporale e a un modo. Per esempio, qualcuno potrebbe obiettare che in realtà nella frase ho completato il lavoro
prestando attenzione a tutti i dettagli. Ecco, qualcuno potrebbe obiettare che in questa frase in realtà il gerundio non indica un modo, ma si riferisce a un rapporto temporale, cioè ho completato il lavoro mentre prestavo attenzione a tutti i dettagli. Tra parentesi, questo è proprio il motivo per cui alla mia maestra della scuola elementare il gerundio non piaceva e mi ricordo che la maestra sconsigliava di usare il gerundio. A proposito, io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Detto ciò, il gerundio ha due tempi: il gerundio semplice o presente e il gerundio composto o passato. Il gerundio semplice si chiama così perché è formato da un'unica parola e il gerundio composto si chiama così perché è composto da due parole. Il gerundio presente indica un'azione contemporanea all'azione del verbo principale. Per esempio, avendo il raffreddore, non sono uscito di casa. Anzi no, vabbè, forse è meglio dire avendo l'influenza non sono uscito di casa, perché non è che se uno ha un po' di raffreddore non esce di casa. Il gerundio passato invece indica un'azione anteriore, cioè un'azione che è successa prima dell'azione del verbo principale. Per esempio, io potrei dire, avendo avuto l'influenza fino al giorno prima, martedì non sono uscito. Come vedete in questo caso ho usato una forma composta, avendo avuto. Cosa significa questa frase? Poiché lunedì avevo l'influenza, martedì non sono uscito. Oppure, visto che lunedì avevo l'influenza, martedì non sono uscito. Quindi in questo caso, a differenza del caso precedente, l'avere l'influenza è una cosa anteriore rispetto all'uscire. L'influenza impedisce di uscire il giorno successivo, non lo stesso giorno. Il gerundio viene spesso usato insieme al verbo stare al presente o all'imperfetto. Per esempio, io potrei dire sto mangiando una mela, oppure sto parlando con Elena, oppure sto scrivendo a Valentina. In tutti questi casi il gerundio fa capire che questa azione sta succedendo proprio in questo momento. Questa forma è più specifica rispetto al presente indicativo, perché il presente indicativo può indicare anche un'abitudine. Per esempio, io potrei dire mia nonna dorme molto. Questo è il presente indicativo. Significa che mia nonna ha questa abitudine, cioè normalmente dorme molto. Se invece dico mia nonna sta dormendo, questa frase significa soltanto una cosa, cioè in questo momento mia nonna sta dormendo. Come dicevo prima, questa forma si può usare anche all'imperfetto, quindi io potrei dire non potevo rispondere al telefono perché quando mi hai chiamato stavo mangiando una mela. Ok, l'esempio è un po' stupido, però avete capito il concetto. Oppure stavo parlando con Elena. Oppure stavo scrivendo a Valentina. Parliamo ora dei pronomi. I pronomi di solito si aggiungono dopo il gerundio senza alcuno spazio. Per esempio, riprendendo la frase di prima, io potrei dire tu non hai la macchina, non avendola spendi di meno. Come vedete il pronome là l'ho messo subito dopo la forma del gerundio. Avendola. Il gerundio sarebbe avendo, io ho aggiunto il pronome la, avendola, che si scrive come un'unica parola. Oppure, per fare un altro esempio, ho risolto il problema parlandone con il direttore. In questo caso
alla forma del gerundio parlando ho aggiunto il pronome ne, quindi parlandone. Cosa significa parlandone con il direttore? Parlando di questa cosa con il direttore. Se hai dei dubbi sulla particella ne, qui ti lascio un video che ho fatto qualche tempo fa. Nel video spiego la particella ne in modo dettagliato, quindi se vuoi dagli un'occhiata. Ma attenzione, i pronomi si usano in modo diverso nel caso del gerundio con il verbo stare. Non si dice sto mangiandola, ma si dice la sto mangiando. Per esempio, in frigo c'era solo una mela, la sto mangiando ora. Questa è la forma corretta. Non si dice in frigo c'era solo una mela, sto mangiandola ora. Questa forma è sbagliata. Allo stesso modo non si dice sto scrivendole ora, ma si dice le sto scrivendo ora. Per esempio, ho deciso di rispondere a Valentina, le sto scrivendo ora. Non si dice sto scrivendole ora. Sì, ok, può capitare nel parlato di dire così, però secondo me in questo caso suona molto meglio la variante le sto scrivendo rispetto a sto scrivendole. Perfetto, ora facciamo un esercizio. Prendiamo alcune frasi e cerchiamo di trasformarle con il gerundio. Per esempio, la prima frase potrebbe essere questa. Visto che pago quasi sempre con la carta di credito, nel portafoglio ho pochi soldi. Cosa significa visto che? Visto che significa poiché, dato che, dal momento che, indica una causa. Ecco, invece di dire così, noi potremmo usare il gerundio presente e dire pagando quasi sempre con la carta di credito, nel portafoglio ho pochi soldi. Oppure, vediamo un'altra frase. Ilaria è caduta mentre scendeva le scale. Ok, scusate per l'intonazione. Ilaria è caduta mentre scendeva le scale. Un altro esempio allegro. Invece di dire così, noi potremmo usare il gerundio presente o gerundio semplice e dire Ilaria è caduta scendendo dalle scale. Prendiamo la frase ho deciso di andare via quando ho saputo come stavano le cose. Invece di dire così, io potrei dire ho deciso di andare via avendo saputo come stavano le cose. In questo caso ho usato il gerundio composto. Cosa significa avendo saputo? Significa dopo aver saputo. Quindi la cosa indicata dalla frase principale, ho deciso di andare via, è successa dopo. Oppure prendiamo la frase, dato che ha fatto molti straordinari, il mio collega guadagnerà di più. Per straordinari si intendono le ore di lavoro straordinario, quindi le ore in aggiunta all'orario normale. Per esempio, se una persona normalmente in una settimana fa 40 ore di lavoro, ecco, se le viene chiesto di fare 10 ore in più, queste sono 10 ore di straordinario. Invece di dire ore di straordinario, possiamo dire gli straordinari, che non è il nome di un gruppo di supereroi, ma come vi dicevo, semplicemente sono ore in aggiunta. Invece di dire così, io potrei usare il gerundio composto e dire avendo fatto molti straordinari, il mio collega guadagnerà di più. Il gerundio composto indica una cosa che è successa prima della frase principale. Oppure prendiamo la frase Laura e Cristina si sentono molto più libere dopo aver pagato tutti i debiti.
Invece di dire così, io potrei usare il gerundio composto e dire: Laura e Cristina si sentono molto più libere avendo pagato tutti i debiti. Vi faccio un esempio di gerundio composto con i pronomi. Laura e Cristina hanno pagato tutti i debiti. Avendoli pagati, si sentono più libere. Come vedete, il pronome l'ho aggiunto alla parte avendo, non l'ho aggiunto alla parte pagati. Quindi avendoli pagati. L'ultima frase potrebbe essere questa: poiché alla festa ha visto anche la sua ex, Daniele si è offeso ed è andato via. Invece di dire così, io potrei usare il gerundio composto e dire: avendo visto anche la sua ex, Daniele si è offeso ed è andato via. Voi mi potreste dire: vabbè, ma Luca, ma uno perché si dovrebbe offendere se vede la sua ex? Non lo so, in effetti l'esempio è un po' così, è l'esempio che mi è venuto in mente questo. Se volessi usare un pronome, potrei dire: Daniele ha visto che alla festa c'era anche la sua ex. Avendola vista, si è offeso ed è andato via. Come vedete, anche in questo caso il pronome la l'ho aggiunto alla parte avendo, non l'ho aggiunto alla parte vista, non ho detto avendo vistala. Ecco, questo è quanto per quanto riguarda il gerundio. Qui oppure qui, adesso non mi ricordo dove compare la scheda, ti lascio una... E che cazzo di intonazione è questo? Qui ti lascio un altro video, mi raccomando, dagli un'occhiata e che la forza della lingua italiana sia con te.